Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Questa è la seconda parte del video dove vi spiego come si arriva alla preparazione di un modello pronto gara. Qui alle mie spalle vedete una parete completamente riempita da slot car, perché siamo nello slot club di Albenga, la mecca, possiamo dire, di tutti gli slot club. Ma poi ve lo farò vedere decisamente meglio nel recap della gara. Vi ricordo che infatti qui si correrà l'ultima tappa del campionato italiano Thunder Slot girone nord-ovest. Qui dovrò provare la mia McLaren Elva Can-Am, vedrò se quello che abbiamo fatto effettivamente è stata la scelta ottimale. Alle mie spalle c'è già Paolo Ballocci che sta facendo qualche giro di prova, mi confronterò con i suoi tempi perché lui è già stato qui nella giornata di ieri, quindi è sicuramente un buon riferimento per capire se la macchina va bene e va male. Il primo approccio è proprio quello di capire se la vettura va bene, ma non puntare subito al giro secco, al giro veloce. Bisognerà innanzitutto capire se tutto quello che è stato fatto è la scelta ottimale. Ho fatto i primi giri e non mi piace tantissimo perché vedo che praticamente cappotta, cioè mi esce in modo anomalo dalla corsia, per cui la prima cosa che adesso cercherò di andare a fare è sostituire il telaio con un altro già pronto. Visto che si tratta di una pista in plastica, prenderò quello che ho usato a Borgo San Dalmazzo. Sono sicuro che avrà bisogno di fare qualche modifica, però almeno capisco se i pesi, se le sospensioni, se il banchino possono andare meglio rispetto a quello che ho preparato. Così facendo riuscirò anche a capire la strada un po' da prendere. Per cui già dopo i primi giri ho già visto che ci sono alcune modifiche da fare. Allora ragazzi, ho provato tutti i diversi telai che avevo a disposizione per la McLaren Elva e alla fine mi sono dovuto un po' ricredere, perché pensavo che su una pista in plastica potessi andare tranquillo con la configurazione già utilizzata a Borgo San Dalmazzo. Sì, magari certo con qualche modifica, però diciamo che a grandi linee poteva essere quella giusta. Invece no, perché su questa pista mi sono trovato molto meglio, decisamente molto meglio, con la configurazione utilizzata ad Albisola. Non so per quale motivo, io ripeto, non ho fatto molti giri sulla scale auto, per cui non so ancora conoscere al meglio il tracciato, la tipologia di pista. Certo è che con la configurazione utilizzata ad Albisola i tempi sono scesi parecchio, diciamo anche di circa un secondo al giro, che non è assolutamente poco. Per cui adesso che cosa si fa? Si prova la configurazione di Albisola. Oggi è solo venerdì, c'è ancora tutta la giornata di domani per capire un po' come funziona la vettura. Certo è che con questa configurazione posso almeno iniziare ad imparare la pista, perché sono 6 le corsie di gara e quindi sarà veramente molto difficile riuscire a memorizzare tutte le staccate di ogni singola corsia. Ragazzi, non ci rimane che metterci nuovamente alla guida e continuare con i nostri test. Allora ragazzi, dopo varie prove, varie peripezie, ho deciso con quale macchina vado a correre e, come vi dicevo appunto, quello che avevo pensato in fase di realizzazione della prima release della McLaren Elva Can-Am alla fine non è andato troppo bene, perché mi capottava, non riuscivo a trovare il passo giusto, era magari sì veloce, però alla fine era poco sicura, per cui in una pista dove magari non si conosce il tracciato, occorre essere prestanti fin da subito, meglio avere una macchina leggermente più lenta rispetto ad una che sì è veloce però esce un po' di più, anche perché poi durante la gara la tensione aumenta, i concorrenti magari ti danno qualche sportellata, per cui occorre comunque avere una macchina perfetta e sicura. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato il telaio già utilizzato ad Albisola, non ho aggiunto, non ho tolto peso,
le sospensioni sono rimaste le stesse. Diciamo che questa vettura qua sul tracciato di Albenga alla fine della fiera è quella che mi ha dato il tempo migliore, per cui la gara vado a farla esattamente con questa vettura. Se non avete visto con quale vettura ho corso ad Albissola, andiamo insieme ad aprire questa McLaren Elva Can-Am pronta qui per la gara di Albenga, in modo da dare magari anche a qualcun altro qualche indicazione, perché ricordiamoci che la finale a Cerro Maggiore è vero che si correrà con la 350 Can-Am, però è pur vero che si correrà sempre su una pista in plastica di tipo scale auto. Apriamo quindi la McLaren Elva e verifichiamone il contenuto, ma prima vorrei semplicemente fare una piccola riflessione su quello che è capitato, ovvero su come poi alla fine si finisce per preparare una vettura. Sono partito con una macchina leggera per arrivare poi ad un telaio e quindi ad una macchina completa particolarmente pesante. Questo perché? Perché durante le fasi della preparazione della vettura non occorre solo tenere conto della velocità sul giro secco, ma preparando la macchina per una gara occorre anche tener conto di quanto questa è sicura o meno, ed è stata proprio questa situazione in particolare a farmi propendere per una macchina magari forse anche un po' più tranquilla, tra virgolette, se vogliamo dire, nelle varie fasi di accelerazione, nei cambi di velocità, però sicuramente una macchina che mi ha permesso di fare poche uscite, e alla fine il tutto mi ha portato alla 7ª posizione assoluta. Quindi il consiglio che mi sento di dare è quello di non focalizzarsi solo ed esclusivamente sulla prestazione pura, ma di verificare un po' le condizioni a 360 gradi. Preparate la macchina in base alle vostre esperienze pregresse, ma siate comunque sempre pronti a cambiare direzione, a cambiare strada. Non fossilizzatevi su un'unica soluzione, ma cercate sempre di andare verso una direzione o verso l'altra, capendo se queste possono darvi dei vantaggi. Il fatto poi di avere magari pronti diversi telai ha fatto in modo di rendere tutte queste prove molto più facili, molto più efficienti, perché effettivamente ci mettevo veramente molto poco per passare da una soluzione ad un'altra, e questo sicuramente mi ha fatto capire velocemente la strada giusta da prendere. Insomma ragazzi, quando nei miei video spiego magari la preparazione di una vettura, questa non è una preparazione buttata lì tanto per fare qualcosa, ma è magari frutto di studio e di prove che poi alla fine mi hanno portato ad ottenere comunque il miglior risultato, anche quando queste vetture sono da scatola, perché in effetti la McLaren Elva, che è già una vettura che va decisamente molto bene, ha avuto solo qualche piccola miglioria, a parte i pesi. Ma adesso, bando alle ciance, apriamo il modello e vediamo in soldoni quello che c'era al suo interno. E partiamo dallo svitare le viti che uniscono la carrozzeria con il telaio. Come sempre sulla Elva ce ne sono una nella parte posteriore e due nella parte anteriore. Guardate anche le spazzole, già che stiamo guardando la macchina un po' nel suo insieme, come si sono consumate per una gara di circa 30 minuti. Abbiamo rimosso le viti, dividiamo i due componenti e guardate un po' qua la macchina, quanto peso ho dovuto mettere su questa vettura per renderla sicura. C'è anche un po' di peso in più rispetto a quello che avevo utilizzato ad Albissola. Infatti in questo punto, poco prima del motore, sia nella parte di sinistra che di destra, ho praticamente messo un altro pezzettino di piombo sul banchino in modo da farla rimanere ancora più incollata a terra. Non che la Elva sia una macchina particolarmente nervosa, anzi è una macchina decisamente molto tranquilla, però sicuramente con questa configurazione mi ha permesso di esprimermi al meglio. La corona l'avevo azzeccata, è una corona lunga, il motore come sapete ci viene dato in regime di parco chiuso, per cui non lo possiamo cambiare. Per quanto riguarda l'assetto è esattamente quello che ci eravamo detti all'inizio. Bene, ho utilizzato questa vettura perché, come vi ho detto, è stata una vettura molto sicura. L'altra era altrettanto veloce, però nel corso dei minuti di prove libere mi portava a fare decisamente più uscite, ma probabilmente anche perché io non sono abituato a correre su una pista in plastica. Noi nel nostro slot club abbiamo una pista in legno, quindi c'è un'aderenza delle gomme diverse, ma soprattutto quello che trovo diverso è il magnetismo del motore sulla bandella. Può essere anche decisamente molto poco, però effettivamente questo c'è. Cosa succede? La macchina tiene in curva fino a un certo punto e poi ecco che ti parte per la tangente, quindi capotta e tu non riesci più a recuperarla. Chiaramente non è possibile sbandare in curva, quindi non è possibile fare le curve in derapata, perché
diversamente si perderebbe troppo tempo, e quindi la soluzione è stata quella, dopo aver provato a stringere le viti per ridurre il basculamento, stringere la carreggiata per cercare di farla puntare un po' di più, è stata appunto quella di pesarla. Ragazzi, diamo ancora uno sguardo anche all'interno della carrozzeria. Come vedete, la carrozzeria praticamente non è sporca, quindi la pista di scale auto non ha consumato particolarmente le gomme. Queste sono state prestanti e prestazionali dal primo fino all'ultimo giro. Ho voluto condividere con voi un po' come nasce la preparazione, l'idea che dovreste avere quando vi mettete in officina e decidete di preparare la vostra vettura preferita. Mi raccomando ragazzi, io ho parlato a grandi linee di come va preparata una vettura, ma non vi dimenticate che ogni componente montato e installato sulla macchina, viti comprese, deve essere selezionato, deve essere perfetto per la macchina. E man mano ci spingeremo sempre più avanti nel vedere anche quali prove effettuare e magari come anche trattare i vari componenti per renderli sicuramente ancora più performanti. Per il momento io vi chiedo un like se vi è piaciuto il video, mi raccomando iscrivetevi al canale, noi ci diamo appuntamento sempre qui su Slot Car Tech per il prossimo video.